Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per la prima metà di settembre 2023. Questa qua non si è girata, non la prendo, ma la guardo lo stesso. Il mondo. Però si sono girate queste due che sono bellissime perché abbiamo la forza degli amanti, ragazzi. Quindi, se siete senza una relazione, amici del Capricorno, potrebbe arrivare una relazione con la carta degli amanti. Vi dico che molte volte fa anche riferimento all'amor proprio o a una scelta, considerato che abbiamo anche la carta della forza che anch'essa parla di scelta e ci potrebbe essere magari appunto la necessità di dover affrontare appunto una scelta. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E se non sapete come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e poi ci sono anche altri link a video che potrebbero essere utili, come per esempio le previsioni semestrali del secondo semestre 2023, il corso di tarocchi, il corso sui chakra. Curiosate insomma nella descrizione del video. Allora andiamo a vedere, partiamo da un eremita, dalla regina di coppa al contrario, da un 4 di bastoni, la carta della forza. Ragazzi, qui si parte con l'eremita, quindi è come se qualcuno si sente solo o ha bisogno di affrontare un viaggio da solo. Abbiamo un 9 di bastoni, 10 di spade, cavaliere di coppe. Sì, con la carta dell'eremita ho come la sensazione che qualcuno... Allora, se siete in coppia, è come se vi sentiste soli all'interno della coppia. Diversamente se siete single, può fare riferimento proprio a quello, il fatto che siete single, essendoci questa regina di coppe qui ho come l'idea o che non vogliate innamorarvi o che semplicemente non siate innamorati. Tenete presente che quando la regina di coppe è girata al contrario perché ci sono veramente dei picchi molto forti, degli alti e bassi molto forti a livello emotivo. E in effetti io vedo qui anche che c'è un 4 di bastoni che mi dà la sensazione che manchi un certo tipo di stabilità, ok? Perché il 4 di bastoni normalmente parla di qualche cosa che è continuativo, di qualche cosa che appunto è stabile. Come se con la forza al contrario, qui in centro lettura, non aveste la forza di fare un passo, un passaggio, una scelta. Queste carte poi le andiamo a vedere dopo direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dalla carta. Abbiamo diavolo e 3 di pentacoli. Allora ragazzi, potrebbe essere che vi sentiate effettivamente vincolati da qualche tipo di collaborazione, da qualche tipo di unione, mi verrebbe da dire. Tenete presente che sì, è vero che ci sono gli amanti, è vero che c'è il 4 di bastoni, ma per qualcuno potrebbe anche fare riferimento a una situazione familiare, non necessariamente di coppia, ok? Dove magari si sta collaborando con qualche familiare, ma ci si sente semplicemente condizionati e soli in questa situazione. Vi dico, la regina di coppe, come vi accennavo prima, indica sempre dei forti up and down di emotivi, quindi dei picchi di felicità
ha dei picchi di tristezza. Andiamo a vederla. Fante di bastoni, 10 di pentacoli e 9 di spade. Sì, potrebbe essere una preoccupazione magari inerente a qualche figlio, se avete figli, o potrebbe essere semplicemente la vostra persona di interesse che magari... Allora, da un lato potrebbe con questo 10 di pentacoli essere anche un collega di lavoro, vi dico, la vostra persona di interesse. Per qualcun altro come la sensazione che ci siano delle preoccupazioni inerenti alla famiglia, inerenti a quello che direbbe la gente, inerenti a qualche tipo di contratto, come se ci fossero dei vincoli. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Regina di spade e 5 di pentacoli. Sì, ragazzi, io credo che qui ci sia una sorta di paura a tagliare, a lasciarsi indietro certe cose, perché essendoci questo 5 di pentacoli, come se ci fosse il rischio di perdere qualche questione materiale. Potrebbe essere la casa, potrebbero essere dei soldi, potrebbero essere dei diritti, ok? Tenete presente che quando c'è 5 di pentacoli c'è sempre una situazione di dipendenza, di carenza economica, ma è anche una carta che indica che questi due mendicanti fondamentalmente hanno la chiesa qua vicino, ma scelgono di rimanere nella povertà, di rimanere nella carenza. Quindi è come se questo tipo di scelta fosse vostra. C'è anche il diavolo qui, Quando c'è il diavolo si parla di una schiavitù volontaria, ovvero siamo noi che pur di non fare un certo tipo di sforzo preferiamo rimanere in una situazione che sappiamo essere tossica, però perlomeno la sappiamo gestire. Comunque, normalmente è una tossicità, diciamo, volontaria, nel senso che si decide di rimanere lì. Andiamo avanti, andiamo a vedere la forza. Cos'è che non avete il coraggio di fare? La regina di bastoni. Guardate. 4 di bastoni, regina di coppe che ce l'avevamo già qui, carro e stella. Sì, io ho proprio la sensazione che è un po' come se aveste paura di non avere più la vostra stabilità se lasciate l'attuale situazione. C'è da fare un movimento, c'è da prendere in mano le redini della propria situazione con la carta del carro e semplicemente dovete puntare un obiettivo. Scusate. Io credo che non vi sentiate abbastanza forti da un punto di vista caratteriale per effettuare questo salto, ma vi dirò che con la giusta speranza, con le giuste con i giusti sogni, mi viene da dire, devo dire che potrebbe avvicinarsi. Tenete presente che, come vi dicevo all'inizio, la carta degli amanti può anche parlare di amor proprio. Può essere che in tutto questo, considerato il diavolo, considerato il 5 di pentacoli che parla anche di dipendenze affettive, abbiate bisogno appunto di sviluppare il vostro amor proprio, di andare avanti per la vostra strada, di iniziare a credere in quello che sono i vostri sogni, di credere in voi stessi. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, un altro 9 di bastoni. Quattro di coppe. Ho come la sensazione che non vi stiate difendendo, o meglio non vi difenderete, ma non ve ne renderete neanche conto.
Siete talmente presi nel guardare le coppe vuote qui davanti che non vi rendete conto che c'è un'altra possibilità da valutare, ma voi non vi rendete conto. Perché? Perché siete in questa fase di 5 di spade, di 9 di spade e di diavolo. Avete la testa un po' piena di tutto quello che non avete, di tutto quello che non è andato come volevate, di tutto quello che non è, fondamentalmente. Invece qui avete proprio bisogno di focalizzare l'attenzione su quello che è, ok? Avete la forza, qui basta trovare il coraggio di fare quel passo. Ragazzi, se per caso avete conosciuto una persona ed è una persona più giovane di voi o comunque giovanile, adesso poi anche lì dipende dall'età che avete, potrebbe già essere impegnata, vi dico. O comunque potrebbe, se non è impegnata, ha già una famiglia, diciamo, pregressa, anche se magari attualmente è single, però potrebbe già avere una famiglia pregressa. Andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo la carta della forza nuovamente, quindi avete 3 volte la forza, 1, 2, 3, e un 10 di bastoni. È come se non aveste il coraggio di lasciarvi indietro un capitolo della vostra vita. Ragazzi, quando si è in una fase di carenza, soprattutto se è economica, perché è più comprensibile, se non avete un lavoro, magari è più difficile lasciare una situazione magari di convivenza, perché appunto non vi sapete, non riuscite a mantenervi da soli, ok? Però è un po' un cane che si morde la coda, ho come questa sensazione. Qui avete bisogno di prendere in mano le redini della vostra vita e di dire no, ok, io voglio fare quello. E non c'è santo che tenga, ok? Io voglio fare quella cosa lì. Dovete semplicemente lasciare indietro le aspettative degli altri. Se gli altri si aspettano che voi seguiate un certo tipo di percorso, soprattutto se siete giovani, se il fante di bastoni siete voi, e magari c'è la famiglia che vi vincola un po', magari vi dice che tipo di studi scegliere, che tipo di lavoro fare o come comportarvi in certe situazioni, rimanete focalizzati su quello che volete voi, rimanete focalizzati su quello che a voi serve. Qui si iniziava con l'eremita, siete voi che dovete capire, prima cercare e poi capire qual è la vostra verità, cosa è valido per voi, cosa per voi funziona. La bella notizia è che abbiamo un bellissimo cavaliere di coppe alla fine del periodo, quindi se siete single potrebbe arrivare un'offerta, una proposta, una conoscenza di questo cavaliere di coppe. Andiamo a vedere. Se diversamente siete già in coppia, vi dico ragazzi che re di denari, 2 di bastoni al contrario. Ecco, vi dico che forse la cosa qua è un po' più complicata se siete in coppia, perché è una questione di amor proprio, di non farvi sottomettere. E poi ricordatevi che c'è anche il diavolo qui all'inizio, quindi è proprio una questione di amor proprio. Quanto valgo io? Merito questo tipo di comportamento o merito di meglio? Merito questo tipo di stipendio, ipotesi, o merito di più? Quanto vale il mio lavoro? È imparare a vedersi, a rendersi conto di quanto effettivamente si vale. Vi dico, con questo cavaliere di coppe ci potrebbe appunto essere una proposta, un nuovo incontro. Ho anche la sensazione che non dobbiate andare troppo in là a livello di zona geografica, eh? E vi dico anche che questo cavaliere di coppe potrebbe avere un'età già più simile alla vostra, se non addirittura essere più grande, ok? Vi dico, prima occupatevi di pulire tutti questi pensieri negativi, perché anche qui avete un 10 di spade, 2 10 qui ci sono. Il 10 di spade è una carta che dice che finalmente è finita la sofferenza, però dovete lasciarvi indietro i pesi, le responsabilità e le aspettative degli altri. Questo o sì o sì. Anche qui avete la forza, è questione di scegliere, è questione di mettere i paletti, è questione di dire no, basta. Questo non è una cosa che mi compete, da oggi in avanti la fai tu. Ipotesi, eh. Però ragazzi, se siete in una relazione che non vi rende giustizia, o davvero iniziate a mettere i paletti e a dire questa relazione così con me non mi riempie, io ho bisogno di più, oppure se vedete che facendo così l'altra persona non vi dà risposta, dice ma per me va bene così, siete voi che dovete decidere per amor proprio se è sufficiente per voi, se vi riempie una relazione così, perché se non vi riempie
per quanto siate attirati, attratti chimicamente anche proprio dall'altra persona, se non vi riempie, non vi riempie adesso e non vi riempirà neanche poi in un futuro, ok? Quindi cerchiamo di non vivere poi nell'illusione e poi un giorno cambierà. No, voi le persone le conoscete nel presente, le valutate nel presente, anche perché non siete certi che nel futuro cambierà e potrebbe anche cambiare in peggio. Quindi non ci facciamo fregare da queste proiezioni sul futuro. E neanche se lo dice l'altro, vedrai che un giorno... No, no, un giorno non so se ci sarà, se andiamo avanti così adesso, ok, fatevi rispettare, mi raccomando, che non vuol dire arrabbiarsi nei confronti dell'altro, però quando si dice no è no, semplicemente in modo determinato. E qui avete bisogno proprio di tirare sui paletti. Andiamo a vedere, creare una zona di comfort, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Allora, ecco, interessante perché questa carta parla di gaslighting, cioè di qualcuno che fa, diciamo che è un po' come se stesse cercando di distorcere la vostra percezione. In effetti, ragazzi, abbiamo il diavolo, abbiamo il 5 di pentacoli che, come vi dicevo prima, parla di codipendenza, quindi fate attenzione. Qua vi dice che dovete guardare e osservare, ok? E soprattutto quando la mente è tanto in confusione, quello che potete usare per orientarvi è il cuore, ok? Perché il cuore non sbaglia mai. Quando sentite che il cuore si contrae è perché non sta bene, quindi di lì non è. Quando il cuore si espande, ma si espande non vuol dire che ha un picco di euforia, si espande vuol dire che in una settimana, un mese, vedete che questa sensazione continua ad espandersi, ok? Che con questa persona le cose vanno sempre bene, che non vi sentite mai minacciate, allora così è un'altra cosa. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo. Carta numero 10 e parla di viaggi astrali. Parla di sogni innati, ok? Avevo una stella qui, sì, eccola qua. E parla di viaggi astrali. È un po' come se vi dicessero di staccarvi dalla situazione dove siete adesso per riuscire a vedere le cose da un'altra prospettiva. Ora, i viaggi astrali sono quelli che si fanno durante il sonno. Vedete che la fanciulla dorme, si suppone che dorma, e la sua anima si stacca dal corpo durante il sonno e viaggia appunto in quello che è il mondo astrale. Il mondo astrale è un mondo sottile che ci circonda. Parla di libertà e di rendere possibile l'impossibile. E poi qui abbiamo la carta numero 27 e parla di rivoluzioni, di dibattiti, di qualcuno che non sta zitto fondamentalmente, ok? Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, con un like, con un'iscrizione, se avete piacere potete condividere, lasciare una donazione o anche abbonarvi. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!